Nella lunga storia dei libri che hanno segnato il destino dell'umanità, pochi portano con sé un'ombra così densa e corrosiva. Tra tutte le opere nate dall'odio e dall'ambizione distorta, ve n'è una che più di ogni altra ha impresso nella realtà un marchio di devastazione. Un volume che, più che un testo, è stato un detonatore ideologico, il manifesto che avrebbe contribuito a trascinare un intero popolo verso una visione malata del mondo, fino ad innescare uno dei più colossali disastri della storia moderna. Stringere oggi tra le mani una copia di quell'opera significa toccare uno degli strumenti con cui l'apparato di potere dell'epoca plasmò menti, giustificò repressioni e spinse l'Europa e il mondo in un conflitto che avrebbe lasciato decine di milioni di morti sulla propria scia. Eppure, per quanto istintivo possa essere il desiderio di respingere o distruggere un simile oggetto, comprenderlo è fondamentale. Perché, come ammoniva un pensatore del passato, chi non apprende dalle tragedie della storia è condannato a riviverle. Cos'è Mein Kampf? L'opera, strutturata in 2 volumi, nasce come un intreccio tra autobiografia e trattato ideologico. Il primo, intitolato Una resa dei conti, ricostruisce gli anni giovanili dell'autore, in particolare il periodo trascorso a Vienna prima della Grande Guerra. Il secondo, il movimento nazionalsocialista, espone, almeno nelle intenzioni, i principi cardine della sua visione politica. In pratica, i confini tra racconto personale e dottrina si mescolano continuamente. Lo stile è frammentato, prolisso, spesso delirante. Il lettore è costretto a setacciare pagine e pagine per isolare i concetti davvero ricorrenti. Tra gli elementi più ossessivi spicca la costruzione di una presunta gerarchia razziale. L'autore attribuisce un primato assoluto ai popoli germanici e nordici, accomunati sotto l'etichetta di ariani. Al di sotto elenca una lunga serie di gruppi umani che ritiene inferiori, riservando un disprezzo particolare verso comunità slave ed ebraiche. La sua narrativa parte da un principio brutale. Secondo lui, i più forti devono dominare e non mescolarsi con chi considera più debole. In alcune pagine l'autore arriva a descrivere la popolazione ebraica come la quintessenza del male, ricorrendo a metafore volutamente demonizzanti e violente. Per sostenere ciò si appoggia a una pseudo-biologia primitiva, sostenendo che ogni incrocio tra gruppi diversi porterebbe a un indebolimento della specie superiore. Tale visione è il fulcro di un intero impianto ideologico che in seguito sarebbe stato sfruttato per giustificare discriminazioni feroci e violenze sistematiche. Accanto alla componente razziale, un altro pilastro dell'opera è il concetto di Lebensraum, lo spazio vitale. L'idea che una Germania rinata dovesse espandersi territorialmente per garantire la crescita del proprio popolo. L'autore immagina questo processo in 2 fasi. Primo, recuperare i territori considerati germanici e perduti dopo la Prima Guerra Mondiale, dalla città di Danzica alle regioni a forte presenza tedesca in Cecoslovacchia fino all'Anschluss dell'Austria. Secondo, spingersi a est, ottenendo nuove terre. Se non fossero state cedute diplomaticamente, sarebbero state prese con la forza. In un passaggio emblematico dichiara apertamente che il movimento cui appartiene intende chiudere definitivamente con la politica estera precedente, tracciando una linea netta e irreversibile. Nel cuore dell'opera, l'autore espone senza veli il progetto geopolitico che immagina per il futuro del suo paese. Secondo lui occorreva interrompere una deriva durata secoli, quella spinta continua verso sud e verso ovest che, a suo dire, aveva disperso energia e ambizioni. Il nuovo sguardo doveva rivolgersi altrove, verso le vaste terre dell'Europa orientale. Non più strategie coloniali d'oltremare, non più manovre commerciali globali.
Il futuro, nella sua visione, dipendeva dalla conquista del suolo, dall'espansione terrena, dalla ricerca di nuovi territori da modellare secondo un ordine imposto. Ma la dottrina non si fermava qui. Tra i concetti più inquietanti dell'intero testo emerge quello che l'autore definisce Führerprinzip, il principio del capo assoluto. Secondo questa idea, la struttura politica del paese non doveva poggiare su pluralismo, dibattito o rappresentanza, ma doveva invece convergere tutta in un'unica figura, un leader dotato di poteri incontestabili. In un passaggio emblematico, l'autore afferma che la forza di un movimento politico non risiede nella libertà intellettuale dei suoi membri, ma nella loro obbedienza disciplinata verso chi guida. Il cuore del potere, sostiene, è solo nella leadership stessa. Successivamente spiega perché, nella sua visione, un leader generato da questo sistema sarebbe superiore a uno eletto democraticamente. Il capo ideale, così scrive, deve emergere attraverso un lungo processo di selezione, anni di prove e difficoltà, fino a diventare un uomo temprato, capace di incarnare e applicare il principio di comando in modo totale e indiscusso. È una visione che, nella pratica, giustifica la struttura di uno Stato autoritario fondato sulla sottomissione e sulla verticalità assoluta del potere. Un altro elemento centrale del testo è l'odio feroce contro il movimento marxista, descritto come una sorta di arma ideologica finalizzata a minare la cultura tradizionale del paese. Nelle sue pagine Hitler arriva a sostenere che questo pensiero politico sarebbe uno strumento nelle mani di una forza sovversiva, volta a destabilizzare l'ordine e minare le radici della società europea. Nel cuore più velenoso dell'opera, l'autore riversa la sua convinzione che il pensiero marxista, da lui definito in chiave totalmente distorta, fosse una minaccia in grado di rovesciare l'ordine naturale del mondo. Secondo questa visione, tale dottrina non solo rifiuterebbe ogni forma di distinzione individuale, ma sostituirebbe la forza, il merito e la personalità con il peso anonimo della massa. Sarebbe, nelle sue parole, un'ideologia capace di cancellare identità, culture e radici, di privare l'umanità stessa del fondamento della sua esistenza. Una forza che, elevata a principio universale, avrebbe portato, sempre secondo lui, al collasso totale di ogni struttura concepibile. Ma il pensiero più inquietante arriva con un altro pilastro della sua visione: il darwinismo sociale. L'autore applica alla società umana un'interpretazione brutale e distorta delle leggi della selezione naturale, trasformando la vita in una lotta continua, priva di compassione, dove sopravvivere non è un diritto, ma un privilegio riservato ai più forti. In un passaggio glaciale scrive che chi vuole vivere deve combattere, chi non desidera lottare non avrebbe, a suo dire, alcun diritto di esistere. Non si tratta di una metafora né di una provocazione. Hitler credeva davvero che debolezza e rifiuto del conflitto fossero difetti da eliminare, e da eliminare fisicamente. Consapevole che molti avrebbero considerato queste parole terribili, fornisce persino una sorta di replica anticipata, sostenendo che la vera crudeltà non sarebbe l'eliminazione dei deboli, ma il tentativo di sfidare la presunta legge di natura. Chi lo fa, scrive, riceverebbe in cambio soltanto sofferenza, miseria e malattia, la vendetta della natura stessa. Tutto questo rappresenta soltanto una minima parte dell'enorme mole del testo originale, oltre 600 pagine intrise di una visione ossessiva costruita per giustificare una gerarchia umana spietata e un mondo modellato attraverso il conflitto permanente. Nel Mein Kampf emerge una gerarchia razziale netta e feroce. Secondo la visione dell'autore, il popolo tedesco occupava il vertice assoluto, a seguire i popoli del nord Europa. Tutti gli altri venivano collocati su livelli considerati inferiori, con giudizi che scivolavano nel disprezzo più radicale. Al gradino più basso di questa costruzione malata, l'autore collocava le comunità e i gruppi che identificava come nemici eterni, un'ossessione che avrebbe poi alimentato tragedie immani.
Per trasformare questa visione in realtà immaginava la necessità di un capo incontrastato, un uomo in grado di governare con mano di ferro, senza esitazioni, pronto a usare la forza contro chiunque si opponesse. Una figura che incarnasse la volontà della nazione e che grazie alla violenza e al nazionalismo estremo potesse riportare il paese al suo posto naturale. Il libro che avrebbe scolpito questa ideologia prese forma tra le mura di Landsberg, una fortezza prigione bavarese. Ma chiamarla prigione è quasi un eccesso di generosità. Per i detenuti politici, soprattutto quelli ben inseriti o ammirati dalle frange radicali del paese, Landsberg era più un ritiro che un incubo. L'autore, all'epoca quasi senza un soldo, beneficiò comunque di una condizione di favore, non per ricchezza personale, ma per la rete di sostenitori pronti a idolatrarlo. Per molte donne che simpatizzavano per il suo movimento, quell'uomo non era solo un leader emergente, era un simbolo, una figura quasi romantica, e non mancarono gesti, doni e attenzioni, tutti finalizzati a rendere più confortevole la sua permanenza. Un dettaglio storico che oggi suscita solo disgusto, ma che all'epoca contribuì a trasformare la sua detenzione in un soggiorno sorprendentemente agiato. La stesura del testo avvenne quasi interamente nella cella numero 7. In realtà di suo pugno l'autore scrisse pochissimo, le pagine furono trascritte per lo più da due uomini a lui fedeli, Rudolf Hess, futuro numero 2 del regime, e Emile Maurice, autista e confidente. Il procedimento era sempre lo stesso. Il capo camminava avanti e indietro, dettando concetti, sfoghi e invettive. I due compagni li riversavano su carta con fedeltà assoluta. Il risultato? Un testo caotico, disordinato, spesso difficile persino da seguire, ma denso, ossessivo e colmo di un'ideologia che presto avrebbe trovato terreno fertile. Ma cosa aveva portato quell'uomo a Landsberg? La risposta affonda le sue radici in un episodio destinato a entrare nella storia, il fallito colpo di Stato a Monaco l'8 novembre 1923. Nel celebre Burgerbräu Keller, un'enorme birreria della città, il futuro dittatore irruppe circondato dai suoi uomini armati. Sparò un colpo in aria e proclamò l'inizio della rivoluzione nazionale. La sala, immobilizzata dalla sorpresa e dalla minaccia, finì per essere trascinata nel fervore del suo discorso. Il piano prevedeva che, il mattino seguente, i paramilitari del movimento marciassero per rovesciare il governo bavarese. Il 9 novembre, circa 2000 seguaci uscirono in corteo con lui alla testa. Ma non fecero molta strada, una barriera di ufficiali armati bloccò il passaggio. Gli scontri durarono pochi istanti. 15 militanti caddero a terra, la marcia finì lì. Il suo leader fuggì, ma venne arrestato 2 giorni dopo. La condanna fu di 5 anni. Ne scontò appena 264 giorni. Eppure furono mesi decisivi, mesi di riflessione, di calcolo, di metamorfosi. Nel corso degli anni '20 quel volume non fu pensato come un semplice testo autobiografico o come un manifesto personale, ma come un'arma politica calibrata con precisione. Dietro ogni capitolo c'era un calcolo freddo, una strategia ben definita. Usare la parola scritta per consolidare consenso, costruire legittimità, plasmare un'ideologia e imporla come unica chiave interpretativa del mondo. La Germania dell'epoca, piegata dalla crisi economica e dall'instabilità sociale, offriva terreno fertile affinché quella narrazione prendesse forma e attecchisse. Il progetto editoriale nacque all'interno di un contesto di difficoltà finanziarie, eppure la stampa del libro divenne rapidamente un ingranaggio economico di rilievo. Ogni copia venduta rappresentava non solo un'entrata, ma un ulteriore tassello di propagazione culturale, una diffusione capillare che trasformava un'opera teorica in un vero strumento di potere. La stesura stessa avvenne in condizioni particolari, sfruttando il tempo e la quiete imposta dalla detenzione per articolare un programma politico coerente, mentre la successiva pubblicazione fu seguita con attenzione quasi maniacale.
Nulla venne lasciato al caso, dalla struttura interna al modo in cui il testo avrebbe dovuto circolare tra sostenitori, simpatizzanti e futuri quadri del movimento. Così il libro si trasformò passo dopo passo da semplice raccolta di idee a un dispositivo ideologico capace di generare consenso, capitali e soprattutto di influenzare una nazione sull'orlo di una svolta epocale. Valutare l'impatto di un'opera come quel volume significa confrontarsi con un testo che non fu soltanto un libro, ma una miccia accesa sotto la storia del Novecento. Le cifre di vendita, spesso gonfiate dal regime dell'epoca, contano fino a un certo punto. Le stime più attendibili parlano di circa 12 milioni di copie diffuse entro il 1945, soprattutto in lingua tedesca, con traduzioni limitate ai paesi allora vicini alla Germania o schierati con essa. Dopo il conflitto, i diritti passarono allo Stato bavarese, che ne consentì la pubblicazione soltanto per fini accademici, permettendo comunque ulteriori traduzioni e un'inevitabile crescita, difficile da quantificare, del numero complessivo. Ma ridurre l'impatto di quell'opera a un bilancio commerciale sarebbe un errore imperdonabile. Le pagine che conteneva alimentarono un clima d'odio che aprì la strada a leggi discriminatorie, persecuzioni sistematiche e infine allo sterminio pianificato di intere popolazioni. Ebrei, slavi, rom, polacchi, serbi, disabili, oppositori politici, omosessuali. Milioni di vite annientate. E allo stesso tempo quelle idee spinsero una nazione verso un progetto di espansione che avrebbe incendiato l'Europa. Senza quel testo, senza la sua capacità di trasformare un'ideologia in consenso di massa, la spinta verso la guerra non avrebbe trovato terreno altrettanto fertile. Di fronte a un'eredità tanto cupa, il compito della memoria diventa un dovere. Le vicende di quel periodo non sono pagine polverose da archiviare, sono ferite della storia che continuano a ricordarci quanto possa essere devastante un'idea quando diventa strumento di dominio. Comprendere il passato, anche quando è scomodo, anche quando fa male, è l'unico scudo che abbiamo per impedire che simili ombre tornino a proiettarsi sul mondo.